Professor Francello, cosa accade? Stiamo riprendendo, intanto qui c'è un piccolo computer, forse un iPad, e lì c'è un altro computer. Lì c'è l'operatore più avanti che sta proprio operando su quello che è il simulatore di un camion da cantiere e da porto. Cosa succede? Esatto. Allora, succede che, come vediamo qui in basso, l'operatore ha indossa un occhiale che si chiama oculometro, che permette di individuare istante per istante dove punta lo sguardo e quindi come utilizza lo sguardo per guidare, quindi in che cosa concentra l'attenzione, che vediamo in questo momento sta guardando davanti, poi a un certo punto l'ha spostato per vedere lo specchietto sulla destra. Siamo in autostrada. Siamo in autostrada perché si sta approcciando al porto, quindi noi siamo in grado di capire esattamente qual è il comportamento di guida, in questo caso dal punto di vista visivo. Nell'altro strumento invece è uno strumento che valuta lo stress, è uno strumento che si chiama Face Reader perché legge le espressioni del volto e attraverso le espressioni del volto riesce a valutare in che modo le condizioni, in questo caso esterne, atmosferiche, di traffico, di altra natura, condizionano lo stress di guida, vanno ad incidere sul comportamento e quindi sulla sicurezza anche stradale. Professor Francello, all'interno di queste valutazioni e speculazioni di altissima scientificità è nato Techlog, che è dove, oltre ad essere responsabile scientifico, è il secondo progetto tra tutti quelli finanziati dalla Regione attraverso il progetto ENI-CB-MED, e questa è una cosa molto importante che dobbiamo ribadire: la Regione praticamente è promotrice, attuatrice di oltre 4 milioni di finanziamento, mi corregga se sbaglio. Assolutamente, noi siamo il secondo progetto che ci vede capofila su un programma molto importante, perché ricordo che il programma ENI-CBC MED, che ha la Regione Sardegna come autorità di gestione, finanzia progetti di cooperazione tra la sponda nord e la sponda sud del Mediterraneo, e quindi quanto mai in questo momento importanti per creare relazioni tra questi paesi. Il progetto Techlog è un progetto che mette insieme partner della Tunisia, della Spagna, del Libano, dell'Egitto e poi naturalmente noi italiani, siamo noi e la Camera di Commercio di Livorno. L'obiettivo è quello di individuare nel progetto Techlog degli standard di lavoro portuali uguali nei diversi paesi. In questo modo aumenta la competitività del Mediterraneo. Siccome siamo in un momento di mercato globale dove il Mediterraneo subisce delle concorrenze dei porti del nord Europa e di tanti altri porti, aumentare la competitività del Mediterraneo vuol dire aumentare la qualità della logistica dei diversi porti, e la Sardegna è un'isola che ha un porto molto importante come quello di Cagliari, significa aumentarne la competitività. Anche gli altri porti isolani avrebbero beneficio da un'attività quale la vostra? Assolutamente, pensiamo per esempio al porto di Olbia, al porto di Porto Torres o al porto di Golfo Aranci, ma tutti i porti sono dei porti merci. La merce in un porto è l'elemento essenziale, e ne parlavamo anche ieri in un incontro che abbiamo avuto con il segretario generale dell'autorità di sistema portuale, dove dicevamo proprio questo: un porto vive di merci soprattutto, perché la merce si muove via nave, soprattutto in un'isola. Pensiamo che il 90% delle merci che arrivano in quest'isola arrivano via nave, quindi tutto ciò che guardiamo qui intorno è arrivato via nave, e quindi lo sviluppo di un'isola e lo sviluppo di un territorio dipende dal mare e dipende da come funzionano i porti. E quindi strumenti come questo possono servire a migliorare non solo diciamo, la qualità dei lavoratori che operano nel porto di Cagliari, ma pensiamo a Olbia, pensiamo dove abbiamo tantissimi semirimorchi che arrivano, è la porta principale d'ingresso dei semirimorchi nell'isola, così come Golfo Aranci, così come Porto Torres. Techlog si avvia a conclusione, è un progetto triennale. Possiamo anticipare quale sarà l'ultimo step, quello conclusivo? Sì, anticipiamo il fatto che il 1° dicembre avremo qui a Cagliari l'onore di chiudere il progetto con la conferenza finale che terremo all'Aula Magna della Facoltà di Ingegneria. È un progetto che ci ha dato grandissime soddisfazioni, perché i laboratori che voi vedete sono stati appunto finanziati col progetto Techlog, ma soprattutto abbiamo fatto lavorare insieme per la prima volta imprese della Tunisia, della Spagna, del Libano e dell'Egitto e italiane su una stessa piattaforma, su uno stesso progetto. Abbiamo creato quello che tecnicamente viene chiamato un living lab, ovvero sia un ambiente di confronto dove le imprese e il mondo della ricerca insieme trovano quelle soluzioni per poter migliorare
Intanto le condizioni lavorative, quindi parliamo di persone che lavorano, quindi parliamo di sicurezza, parliamo di miglioramento delle competenze e poi in generale miglioramento della competitività della catena logistica. Io sono Mattia Porta, collaboro con il CIREM e mi sono occupato della configurazione insieme a Genova, all'Università di Genova, della configurazione del crane e volevo giusto mostrarvi come funziona. Allora, questa simula la postazione di una gru del porto. Ok, e le funzioni sono di questo tipo. Qua all'interno c'è lo spreader che ha come funzione quella di andare a recuperare i container sopra le porte container, quindi un attimo che è abbastanza lento. Attraverso questo joystick possiamo decidere di mandarlo avanti, mandarlo indietro, destra, sinistra e come vedete possiamo muoverlo anche dall'altra parte. Adesso ha agganciato un container, sta andando ad agganciarlo. Sta andando ad agganciare, si sta muovendo verso l'imbarcazione e sta andando a agganciare un container. Ok, quindi si sta mettendo in linea. Con l'altro joystick è possibile portare in basso lo spreader. Insomma, andiamo proprio a prendere, come state osservando, andiamo a prendere un container dalla nave, quindi operazioni peraltro delicate con importanti risvolti di sicurezza, di competenza, di efficienza, anche nei tempi di svolgimento di queste operazioni che accadono un minuto dopo l'altro in tutti i porti del mondo. Ora ci stiamo agganciando al container, con questo tasto lo andiamo ad agganciare e lo possiamo portare in posizione per fare in modo che il camion trasporti il container nella sua destinazione. In questo caso ho sbagliato, è caduto. E questo verrà dal simulatore in caso avvenga un errore da parte dell'operatore, verrà riconosciuto come errore e quindi andrà a comporre le metriche anche di produttività che poi andremo a fine esperimento a misurare. Vincenzo Corazza, amministratore delegato del CTO che si occupa praticamente di gestire i movimenti in porto. Quali sono le ultime novità e qual è il frutto della cooperazione con il CIREM e il team del professor Fancello? Questa è stata una collaborazione molto significativa che ci ha dato la possibilità di vedere delle situazioni, di monitorare delle situazioni che altrimenti non avremmo potuto fare, perché noi ci siamo dedicati al lavoro puro e poi ci siamo dimenticati anche di prendere visione degli strumenti che ci consentono di misurare lo stato di stress, le condizioni di guida, le condizioni che poi sono dettate dalle condizioni meteo-marine, che sono importanti, perché poi stiamo parlando, lo diciamo a beneficio dell'ascoltatore, degli operatori portuali. Un operatore portuale che si preoccupa di movimentare le merci dalla terra alla nave o dalla nave alla terra, che incontra diverse problematiche che deve affrontare, soprattutto con l'esperienza. Qui invece stiamo cercando di mettere a disposizione del lavoratore, oltre all'esperienza, mettiamo degli strumenti che gli consentono anche di controllare il suo stato di salute, anche nel momento in cui sta operando. Ecco, quindi questo è un passo avanti sicuramente per la qualità delle attività che vengono svolte in un porto, per la qualità dei tempi di lavoro, per quelle che sono anche le richieste fatte dagli armatori e dalle situazioni che si vengono a creare di contorno. È un'economia in crescita, è un'economia produttiva, quanto può valere? Quali possono essere le prospettive? Le prospettive oggi sono un po' diciamo limitate,
per le note vicissitudini delle guerre, perché poi l'Ucraina a noi ci ha creato tantissimi problemi, perché molte materie prime provengono direttamente dall'Ucraina, oggi vengono approvvigionate da altri paesi e quindi ci ha comportato un rallentamento delle operazioni, diciamo, di movimentazione. Ciò nonostante siamo riusciti a tenere un trend abbastanza, diciamo, accettabile. Qual è la forza lavoro delle aziende che governa? La forza lavoro complessivamente, compreso l'indotto, perché poi ci sono autotrasportatori, agenti marittimi e quant'altro, è intorno ai 300 soggetti. Una quota molto significativa. Prima abbiamo accennato alla collaborazione legata alle innovazioni scientifiche e tecnologiche con il CIREM del professor Fancello. Qual è la sintesi? La sintesi è che noi abbiamo appreso tante di quelle cose che non avremmo mai immaginato di poter apprendere dallo studio. L'università ha dedicato molto tempo e poi ci coinvolge continuamente, quindi noi ci siamo sentiti appagati da questa collaborazione che speriamo duri nel tempo e che ci porti a dover raggiungere dei traguardi che sarebbero stati impensabili, data anche la nostra situazione di lavoratori portuali.